Le auto elettriche inquinano più delle termiche? Risposta breve per chi è abituato al formato verticale sotto i 15 secondi, no. Per tutti gli altri, benvenuti sul canale. La CO2 è un gas serra che ci serve. Col giusto quantitativo si comporta come una finestra coi doppi vetri che ci tiene al calduccio, ma se ce n'è troppa si comporta come una lente di ingrandimento, puntata sui nostri testicoli. E si sa che se li tieni troppo al caldo, le generazioni attuali soffrono e quelle future probabilmente non esistono. Noi bruciamo cose dall'alba dei tempi, ma da qualche secolo a questa parte ci siamo accorti che possiamo usare il calore per farci un po' tutto. Grazie James. Poi abbiamo persino scoperto che sottoterra avevamo della roba che bruciava molto bene e noi, giustamente, ci abbiamo fatto un po' tutto. Come è fisiologico che accada. Si può fare. Perché no? Il problema è che di base ogni combustione derivata da combustibili che contengono carbonio produce anche della CO2. Anche noi quando bruciamo calorie emettiamo CO2, è inevitabile. La Terra però è in grado di rilasciare e assorbire la CO2 naturalmente per mantenere l'equilibrio che ci serve per farci vivere. Ma non così tanta, Cristo! Quindi siamo obbligati a ridurre la CO2 che emettiamo per salvare noi stessi, non la Terra. Alla Terra non frega niente. Figurati cosa gliene frega un sasso con l'acqua e dei parassiti sopra di noi. Ed è per questo che prendiamo sempre la CO2 come metro di paragone per dire quanto qualcosa inquina. Ma quindi, perché ci stanno imponendo le auto elettriche? A parte che non ce le stanno imponendo, la legge europea riguarda solamente le auto immatricolate nuove. Voi potete continuare a guidare i vostri eletti finché funzionano, basterebbe aggiustarli invece di cambiarli ogni 3 anni. Visto che con la scusa del valore futuro garantito, voi pagate. Il motivo lo sanno loro, però voi pagate. Il motivo è che le auto elettriche possono essere alimentate con diverse fonti energetiche, che possono avere più o meno emissioni per kilowattora prodotto, cosa che le termiche non potranno mai fare, o meglio, non con la stessa efficacia. Ed il settore dei trasporti è la seconda causa di emissioni di CO2 nel mondo. La prima è il settore energetico stesso. Decarbonizzare entrambe sarebbe davvero un taglio netto al problema che stiamo vivendo ora. In più, mediamente una vettura elettrica percorre 5 km al kilowattora, che è un po' come se una termica facesse 50 km con un litro. Ci sono modelli che scendono anche a 11 kWh ogni 100 km, che sempre in termini di chilometri su litro è un po' come se ne facessero 80. Roba infattibile per una termica anche solo sulla carta. Infatti nelle diatribe online gli entusiasti di veicoli elettrici si riferiscono alle termiche come stufe, proprio perché di natura producono molto più calore che movimento meccanico. E invece i petrolhead si riferiscono a veicoli elettrici come lavatrici, perché hanno un motore elettrico. Quindi anche questa è una lavatrice. Ok, Jeremy, che nella mia testa è l'utente medio dei social senza troppe qualifiche, scrive che però usano terre rare estratte col sudore dei bambini kenyoti. Creare una batteria inquina di più che realizzare un motore elettrico. Che senso ha comprare la macchina elettrica se poi le centrali elettriche sono alimentate a carbone? E poi come le smaltisci? Quando aprirete gli occhi su questa bolla che inquina più del mio V6 a GPL? Punto interrogativo, punto esclamativo, punto interrogativo, punto esclamativo, punto interrogativo, punto esclamativo, punto interrogativo. Da dove cominciamo? Le batterie non contengono terre rare. Questa è la lista delle terre rare, questa è la lista dei materiali contenuti nelle batterie. L'intersezione, come potete vedere, è nulla. Quello per cui vengono incessantemente attaccate è il cobalto, che effettivamente viene estratto talvolta in maniera poco etica ed è anche costoso. Motivo per il quale ci si sta sempre più spostando dalla chimica nickel, manganese e cobalto alla litio ferro fosfato. Contengono meno materiali difficili da recuperare, sono più economiche, fanno più cicli vitali, però si perde un po' di energia specifica. Purtroppo è il prezzo che dobbiamo pagare. Che è anche un po' il bello delle batterie. Non c'è un solo modo per farlo ed è ancora tutto in evoluzione. Tanto che adesso si sta anche provando a dare un senso alle batterie al sale, intendo quelle del sodio-ione. Purtroppo quelle ai sali fusi devono stare a 250 gradi per funzionare, che non è proprio comodo da avere su un'auto, visto che hanno bisogno pure della coibentazione e tenerla a quelle temperature costa già ulteriore energia. Sapete invece cosa continua a volere sempre più NCM? I vostri telefoni, dalla quale probabilmente state guardando questo video e per la quale molto probabilmente vi lamentate che non tiene più la carica. E soprattutto non abbiamo la necessità di estrarre i materiali per sempre. Ci ho fatto 4 shorts condensati in un video più lungo, che però non se l'è visto nessuno. Quindi mi viene il dubbio che questa domanda venga posta in maniera passivo-aggressiva, ma poi alla fine nessuno va a cercare effettivamente la risposta. Storia lunga breve. Le batterie vengono prodotte e usate per l'intero ciclo vitale dell'auto. Successivamente però funzionano ancora e tuttora vengono riusate nello stoccaggio statico per alimentare ospedali, centri commerciali, stadi e tanto altro. Quando diventano dei super tecnologici soprammobili vengono poi riciclate, anche se ora non ci sono vere e proprie fabbriche a farlo perché ci sono ancora pochissime batterie in questo stato. Ma non è la prima volta che ci passiamo. Per le batterie agli acidi di piombo, presenti in ogni veicolo circolante, è successa la stessa cosa. Infatti dal 2015 non stiamo estraendo un singolo grammo di piombo proprio perché ricicliamo tutto, pure la scatoletta di plastica che la contiene. Però ripeto, ci ho fatto il video, andate a vederlo,
mettete like, iscrivetevi, insomma la solita tiritira da youtuber. E infine, per rispondere al dubbio più grande di tutti, sì, questa roba che fa silenzio produce meno CO2. Come lo sappiamo? Grazie alla comunità scientifica, che non sono nient'altro che persone che svolgono degli studi in giro per il mondo, talvolta sullo stesso argomento, e tirano fuori dei risultati. Questi possono essere tutti uguali e siamo tutti tranquilli, oppure tutti diversi e quindi ci si tira i capelli, oppure si può avere una buona parte che tira fuori gli stessi risultati e non si confondono tra loro. Ed è così che appuriamo ciò che è vero da ciò che ha detto mio zio, che ha la patente per il muletto, che comunque la patente per il muletto è una qualifica molto alta per la mia audience maschile. EPA e ICCT hanno pubblicato delle revisioni scientifiche sul tema quanto inquinano le elettriche nel loro ciclo vitale. Le revisioni non sono nient'altro che raccolte di risultati di più studi per tirare delle somme su cosa sappiamo noi come genere umano su questo argomento, perché è così che possiamo effettivamente definire se qualcosa è vero o meno. Come dice Barbascura, la scienza è democratica. Se su 10 che in giro per il mondo fanno lo stesso esperimento, uno ottiene un risultato diverso dagli altri 9, è probabile che quello studio sia errato, non gli altri 9. In entrambe le revisioni sono ottenuti risultati simili, con diverse sorgenti di dati, quindi possiamo reputarli attualmente affidabili. E cosa dicono questi dati? Per entrambe le auto si è tenuto conto di condizioni reali, quindi 20 kWh ogni 100 km per le auto elettriche e tra i 14 e i 16 km al litro per le termiche, entrambe con una percorrenza media di 14.000 km all'anno. Alla nascita di entrambi i veicoli abbiamo le emissioni dovute sia alla produzione che allo smaltimento di entrambe le vetture. Come possiamo vedere, le elettriche hanno un impatto ambientale in questa fase di 2 tonnellate di CO2 in più rispetto alle termiche, a causa del maggior numero di materiali coinvolti nella loro estrazione, mentre invece per le termiche queste emissioni derivano principalmente dalla rilavorazione dell'acciaio ghisa-ferro, che ricordiamo essere 100% riciclabile in fonderia. Ma quindi le elettriche inquinano di più? No. Sì. Solo se non le usi. Mi spiego peggio coi disegnini che ci metto dei giorni a montare. La termica emette in tutta la filiera tra estrazione, raffinamento, distribuzione del carburante finito 160 grammi di CO2 ogni chilometro, mentre per le elettriche dipende dal mix energetico utilizzato per alimentarle, che è l'insieme delle fonti utilizzate per realizzare la corrente elettrica immessa in rete. Infatti l'energia elettrica si può generare da qualsiasi cosa: solare, eolico, gas, nucleare, carbone, biomasse, idroelettrico. Qualcuno voleva pure produrla dai nostri momenti di solitudine. Insomma, non vengono alimentate solo a carbone. Cosa siamo, nel 1700? Guarda caso, data in cui l'istruzione pubblica non esisteva, lasciavo le conclusioni. Quindi questi sono i casi di Stati Uniti, Cina, Francia, media europea, impianto fotovoltaico se lo avete sopra casa. Ma, visto che io parlo in italiano e molto probabilmente mi state guardando da qui, prendiamo il valore di emissioni per l'Italia. E come possiamo vedere, dopo al massimo 2-3 anni abbiamo raggiunto lo zio BEP, il punto in cui le emissioni si pareggiano. A fine ciclo vitale le auto elettriche inquinano, sì, la metà di un'endotermica di pari utilizzo e dimensioni. Non in un utopistico futuro solar punk in cui tutto è riciclato e tutte le fonti energetiche saranno rinnovabili. No. Oggi. Ah, quindi hai visto che non è a zero emissioni. Il problema sta nella lingua, nel senso che devi morderla. Veicolo a emissioni zero significa che, in questo caso l'auto, non emette direttamente CO2 durante il suo funzionamento. Ovviamente l'impatto ambientale, quindi tutta la CO2 emessa anche indirettamente per realizzarlo e farlo funzionare, non sarà mai zero ad oggi. Io però non ci credo nelle auto elettroniche. Testuale citazione di uno che presumibilmente una laurea c'era pure. Probabilmente presa la... Toyota sta investendo nell'idrogeno e secondo me le emissioni si riducono coi combustibili artificiali. Ottima, si fa per dire, intuizione, Jeremy. Peccato che sono entrambi degli specchietti per allodole. Tutti e tre i sistemi sono metodi per usare l'energia elettrica, che come ho detto prima può avere più o meno emissioni in base alla fonte usata, per trasformarla in qualcos'altro che poi fa girare le ruote. L'idrogeno è un ottimo vettore energetico, ma purtroppo è molto più inefficiente delle batterie. È una frase che avete sentito sicuramente molto spesso e che altrettanto spesso non avrete compreso. La colpa non è vostra, la colpa è del tecnichese che deve rendere concetti facili molto difficili. Adesso proviamo ad invertire le cose. Un chilo di idrogeno contiene una quantità immane di energia. Sono 33 kWh di energia usabile per chilogrammo. 3 volte quella di un litro di benzina o diesel e migliaia di volte quella di una batteria. Però va estratto da altri fluidi. Non puoi scavare sottoterra e tirarlo fuori con le pompe. O almeno non direttamente. L'idrogeno è altamente reattivo, quindi non lo si trova singolo in natura, ma sempre legato ad altri elementi a formare altri fluidi. In particolare l'acqua e il metano. E quindi si estrae dall'acqua tramite idrolisi, mai, e dal metano tramite steam reforming, quasi sempre. E da lì nascono i vari colori dell'idrogeno: verde se viene da acqua rinnovabile, marrone, blu, giallo, rosa per tutte le altre soluzioni, turchese.
Ma tutta questa energia in qualche modo deve arrivare all'auto e purtroppo richiede molti più passaggi per farlo. Nel caso delle batterie abbiamo la produzione di energia elettrica, la distribuzione in rete, la ricarica della batteria e poi questa energia viene utilizzata per far muovere le ruote. Fine. Invece, nel caso dell'idrogeno, abbiamo sempre la produzione di energia elettrica, che alimenta la produzione di idrogeno, più 9 kg di acqua per ogni chilo di idrogeno, oppure 4 kg di metano per ogni chilo di idrogeno, che poi viene compresso, che poi viene distribuito nelle stazioni di servizio, che poi viene caricato in auto, che poi viene convertito in energia elettrica, che poi carica una batteria, perché per chi non lo sapesse le auto a idrogeno sono comunque elettriche, e poi questa batteria alimenta il powertrain dell'auto analogamente a quanto accade nelle auto a batteria. Alcune riescono a saltare la parte delle batterie, però hanno comunque la batteria per le frenate rigenerative e anche per rendere più semplice il trasferimento di potenza alle ruote. Però diciamo in generale hanno bisogno anche loro di avere una batteria e anche togliendo quest'ultimo step non ci rimediamo molto. Come potete vedere il processo prevede molti passi dalla fonte all'utilizzatore e per limiti fisici nessuno di questi può essere al 100%, anzi alcuni si trovano anche molto al di sotto del 100%. Ma con l'avanzamento della tecnologia questi processi saranno molto più efficienti. Ma io perché mi sono inventato un personaggio così fastidioso? Sono più processi che per le leggi stesse della termodinamica non possono essere al 100% e alcuni sono già al limite fisico. Infatti attualmente di 100 kWh prodotti un'auto elettrica ne trasforma circa 73 in movimento dell'automobile, mentre invece con l'idrogeno di 100 ne riceviamo 22. Meno di un terzo ad oggi, ed è dovuto in gran parte al numero di passi necessari per passare dalla fonte all'utilizzatore. In più la molecola di idrogeno è molto piccola, cosa che rende difficile stoccare l'idrogeno e trasportarlo, differentemente a quanto accade con l'energia elettrica, che nasce per essere trasportata. L'energia elettrica nasce per trasportare energia in giro per il mondo. Fun fact: BMW nel lontano 2007 aveva sviluppato un'auto a idrogeno col motore a combustione, non mi pronuncio oltre, alimentata ad idrogeno liquido, quindi richiedeva che venisse tenuto a meno 253 gradi, circa lo zero assoluto. Aveva l'efficienza del forno a legna in pizzeria, un'autonomia di 4 vialetti di casa, che per un'elettrica sono già tanti, per l'idrogeno poco, per l'elettrica la potenza di uno scaldabagno però erogata dal motore di uno yacht. Insomma, faceva acqua da tutte le parti, anzi, idrogeno. Infatti durante i test eseguiti si accorsero che il sistema di sicurezza della bombola rilasciava idrogeno per evitare che la pressione aumentasse mano a mano che si scaldava e quindi lasciando l'auto ferma in 10-12 giorni la bombola era a vuoto, ripeto, senza usarla. Ora parliamo dei combustibili artificiali o i fuels come li vendono adesso. Sono il peggio mai concepito dall'umanità. Bisogna produrre principalmente idrogeno, catturare la CO2 laddove possibile, perché ad oggi questa tecnologia non è ancora riuscita a catturare nemmeno un decimo di quello che ci si aspettava, sintetizzarli in reattori catalitici, poi distribuirli e poi utilizzarli. Come se ciò non bastasse, vengono bruciati i motori con efficienze che nella più rosea delle situazioni raggiungono il 40% di efficienza, facendo sì che dei 100 famosi kWh di partenza alle ruote ne ricevete 13, 90 kWh prodotti per il gusto rosa con la punta rotondata. So che a molti piace sentire delle vibrazioni a livello lombare, però non c'è modo che questo diminuisca le emissioni prodotte. Di nulla. Però ci sono tante altre alternative. Vi lascio il link qua sotto con il codice sconto usual33 e 33 l'età non è. Ma quindi queste soluzioni sono totalmente inutili? Per le auto sì, ma non ci sono solo le auto. Il trasporto pesante, aereo e navale è quello che è maggiormente incolpato per la produzione di CO2 e qui ci sarebbe da parlarne a lungo, però questo video mi sta già costando troppi nervi, quindi facciamo che se siete interessati me lo scrivete nei commenti e poi vediamo come fare. Ovviamente conteggio solamente voti validi quelli degli iscritti, quelli non iscritti purtroppo scheda bianca. Infatti nel caso dei velivoli e delle imbarcazioni il peso gioca un ruolo fondamentale, molto impattante rispetto ai veicoli terrestri e questi solitamente si fermano in infrastrutture ampie e dedicate unicamente a loro. Quindi se l'idrogeno venisse prodotto direttamente nei porti e aeroporti si taglia sui trasporti e se le celle combustibile sono progettate in maniera tale da non necessitare una batteria, a quel punto avremmo aerei e barche più leggere che consumano meno rispetto a un veicolo a batteria, che richiedono meno trasformazioni e non hanno bisogno della rete di distribuzione. Lo so, le condizioni sono tante, però è l'unico caso in cui effettivamente potrebbero rappresentare una soluzione. Ma quindi per diventare uno che abbraccia gli alberi sono per forza obbligato a comprare un'auto elettrica? No, ci sono delle alternative. Un'auto usata vi toglie di dosso la responsabilità della produzione, dopo inquina solo il movimento. Stessa cosa un'auto elettrica usata, visto che ormai iniziano ad essere sul mercato. Certo, i prezzi sono alti, però ormai costano uguali alle termiche usate. Ci avevano detto che un giorno
termiche elettriche sarebbero costate uguale. Ma non pensavo così, i mezzi pubblici, la bicicletta elettrica. Da notare che la bicicletta non elettrica può avere un impatto ambientale maggiore di quella elettrica a causa dell'alimentazione di chi la guida. Se sei onnivoro, le calorie che assumi hanno un impatto ambientale maggiore rispetto a quella di una persona totalmente vegana, e quindi anche l'impatto ambientale della pedalata. Questo, ragazzi, era quanto c'è da sapere sulle auto elettriche e non. Se non siete iscritti vi ricordo di... Avete sentito? Questi sono i miei soldi. È Soros con la valigetta piena di fogli viola. Mamma mia, quanto tempo ci hai rimesso. Altro che Soros. No, non ci credo. Mi hai dato in gola d'oro.